Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport ed amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, seguendo le tappe del Giro d'Italia. Seguitemi. Ci troviamo a Catanzaro, in Calabria, nel punto più stretto dell'intero stivale, città d'inizio della tappa di quest'oggi, Catanzaro-Cosenza, una tappa completamente in Calabria. Andiamo a scoprirla. Ciao Antonio! Ciao Ale, come stai? Molto bene, grazie. Benvenuto a Catanzaro. Dove ci troviamo? Questo è il Parco della Biodiversità e da qua partirà il Giro d'Italia, la prima tappa italiana del Giro. Perché è un posto che intanto richiama tanto lo sport, un posto in cui i catanzaresi praticano le attività, è anche un contenitore di opere d'arte contemporanee. Guarda là, quello è l'uomo che misura le nuvole, è un'opera di John Fabre. Un museo a cielo aperto? È un museo a cielo aperto, sì. Quindi a proposito di Giro d'Italia, alle nostre spalle abbiamo un'installazione che mi ricorda proprio una ruota. C'è una gemella a Roma di fronte al Museo Nazionale d'Arte Moderna, quindi si apre con la ruota il Giro d'Italia e si chiude con un'altra ruota a Roma. Arrivati nel nostro centro storico si scopre il Teatro Vascello che anima culturalmente la città e che, come puoi vedere, riprende delle linee biologiche, delle linee ispirate al mare. Ed ecco il palcoscenico del teatro, uno dei palchi più grandi, più profondi d'Italia, che sembra entrare nella platea e quindi include lo spettatore all'interno della scena. È molto accogliente, infatti. Arriva quasi a 1000 posti ed è un teatro che si sviluppa prevalentemente in verticale, sempre per essere il più accogliente possibile e rappresentare un po' una piazza culturale. E lassù vedo uno stemma, cosa rappresenta per Catanzaro? È lo stemma della città di Catanzaro, che è stato donato dall'imperatore Carlo V ai catanzaresi che si distinsero in battaglia. Catanzaro è una città in cui l'elemento naturale è preponderante, a partire chiaramente dal mare, ma qui puoi incontrare l'arte, la cultura, le bellezze storiche, puoi incontrare soprattutto le persone e quindi la nostra attitudine all'accoglienza. Come si dice qui a Catanzaro, quindi? Catanzaro dove tutto si incontra. Questa è la nostra marina, il nostro porto che ospita sia pescherecci che barche da diporto, quindi qui si svolge l'attività di pesca ovviamente della città, ma si è sviluppato maggiormente un tipo di gastronomia legata di più appunto alla terra che non al mare, perché storicamente nei tempi antichi le popolazioni dal mare piano piano sono risalite verso la collina, verso le parti più alte per difendersi dagli attacchi dei saraceni, dalle incursioni. Allora, questa è la tipica cipolla di Tropea, questa è la cipolla rossa, questa è la cipolla rosata. Sono entrambe abbastanza dolci, sono i miei formaggi, sono le altre nostre specialità. I salumi ovviamente famosissimi è l'anduia, che è questo salame spalmabile sostanzialmente. Poi abbiamo la soppressata, la pancetta, il guanciale, la salsiccia dolce e piccante, il capocollo, insomma tutta roba buona. Tanti prodotti tipici locali, ma anche biologici. Questo è il vostro miele? Questo è il nostro miele, ovviamente biologico, noi stiamo puntando tantissimo chiaramente sul biologico, il nostro territorio ce lo consente ampiamente e anche per questo stiamo puntando a valorizzare sempre di più tutta quella che è la nostra produzione attraverso una grande fiera, la Fiera De Gusto, una fiera proprio che punta alla promozione dell'enogastronomia. L'anno scorso ha fatto oltre 10.000 presenze, 142 espositori da tutta Italia e da tutto il mondo, affinché ci possa essere non solo una promozione del prodotto con anche le degustazioni, ma anche la possibilità di fare incontri B2B e quindi commercializzare il nostro prodotto all'estero. Ciao Domenico! Buongiorno Alessandra. Ciao, dove ci troviamo? Nel parco archeologico di Scolagium in Borgia. Andiamo a visitarla? Alessandra, questo è il foro. È super suggestivo, Domenico, bellissimo. Rappresenta il centro amministrativo, religioso, culturale della città romana.
Questo è il teatro di Scolacium, la parte culturale che gli imperatori romani concedevano alle colonie e alle città romane, con una particolarità: è costruita alla maniera greca, Che cosa intendi per modalità greca? perché i greci individuavano la collina sulla quale adagiare dolcemente la cavea, quindi i posti a sedere. I romani, in quanto abili costruttori, non avevano questa necessità. Ti dirò di più, c'è anche l'anfiteatro, l'unico attualmente ritrovato in Calabria, perché nell'anfiteatro lottavano i gladiatori tra di loro. Domenico, un vero e proprio Colosseo a Catanzaro, con una vista sul golfo di Squillace meravigliosa. Ciao Daniel! Ciao, benvenuta Alessandra. Grazie! Dove ci troviamo? Qui ci troviamo nel cuore della città di Cosenza, di fronte a uno dei posti simbolo, ovvero il Duomo, detto anche Cattedrale di Santa Maria Assunta, ed è un patrimonio UNESCO in quanto testimone di cultura e di pace. L'andiamo a visitare? Andiamo, sì. Andiamo. Eccoci all'interno della navata centrale del Duomo, che è uno straordinario esempio di romanico gotico, fondato nel 1922 alla presenza dell'imperatore Federico II di Svevia. E ai lati invece, nelle altre due, abbiamo da una parte il mausoleo di Melegrade e finalmente la Madonna del Pilerio, la cui icona bizantina raffigura un esempio di galactotrofusa, ovvero di vergine che allatta il bambino. È una Madonna veneratissima dal popolo cosentino, perché nel 1576 avrebbe scongiurato un'epidemia di peste. No, Daniel, ma questo spettacolo cos'è? Ti ho Caspita. portato in un punto panoramico d'eccellenza sulla cupola del Duomo di Cosenza, dal quale puoi ammirare le bellezze naturalistiche e culturali della città. Castello Normanno Svevo, per esempio. E quel palazzo di fronte a noi? Quello è il Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale. Anzi, ti farò vedere un boccioni, se vuoi. Ti seguo, andiamo. Qui abbiamo delle collezioni di arte contemporanea che vanno dalla transavanguardia all'astrattismo, donazioni, acquisizioni fatte dalla Galleria Nazionale, anche beni confiscati alle mafie. Questa è una scultura particolare, fatta di chewing gum. Di chewing gum, sì, questo è Originale. una scultura, un anello. Però ora ti svelo la sorpresa di cui ti avevo parlato prima. Umberto Boccioni, e in particolare ci troviamo di fronte alle forme uniche della continuità nello spazio, raffigurante proprio quest'uomo scorticato che attraverso le proprie pulsioni armoniose, il proprio corpo, esprime dinamismo, velocità e si ricollega allo sport con grande veemenza. Senti Daniel, ma qui vedo già un richiamo al Giro d'Italia. Qui abbiamo Francesco, padre di Pino Faraca, campione calabrese, ed è stato eseguito da Giacomo, uno dei fratelli. Alessandra, questo è il grande simbolo di Cosenza, il castello Normanno Svevo. Siamo sul Colle Pancrazio, dove c'è un belvedere che domina tutta la città, la parte vecchia, la parte nuova, da cui poi la vista si apre verso le atmosfere del Parco Nazionale della Sila, che è uno dei parchi naturali più grandi d'Europa. Beh, che dire, a questo punto non mi resta che andare a fare un giro. Buona pedalata. Grazie. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della prima tappa italiana del Giro d'Italia. Siamo partiti da Catanzaro, il punto più stretto d'Italia, che si affaccia sul Mar Tirreno e il Mar Ionio, e in questo momento mi trovo sotto le mura del Castello Svevo Normanno,
che domina la città di Cosenza, città di arte, tradizione, cultura e sport, ma anche di natura. E da qui domani ripartiremo pronti per un'avventura attraversando l'Italia in lungo e in largo, dalla Sila all'Adriatico, dal Friuli Venezia Giulia sino alle cime della Valle d'Aosta. E quindi buon giro a tutti, seguiteci!